Buonasera, buonasera e benvenuti nella casa di Ra. Ciao Cyril, Moonchild, benvenuto. Arrivo. Ciao Katie, benvenuti, benvenuti. Ciao Ale, benvenuti, benvenuti. Ce l'ha? Eccomi qua, benvenuti, benvenuti per il solito incontro della luna nuova in pesci che è stato questa mattina. Quindi come vi sentite? Siete tranquilli? Il vostro cuore batte forte con questa luna? E come sempre vorrei sempre condividervi le mie visioni, perché sapete che canalizzo segno per segno, quindi vediamo un pochino che cosa arriva. Ehm, per questa nuova luna in pesci, quindi questo nuovo ciclo che inizia oggi, di questo 12° segno, no? Il segno collegato con Dio, quindi con il cuore, quindi apriamo veramente il nostro cuore ed è veramente un momento molto importante per tutti. C'è una grandissima possibilità di poterlo aprire questo cuore, di smettere di avere paura, no? E di affidarci a noi stessi, di guardare quanto siamo meravigliosi. Quindi io inizierei subito con la luna nuova in pesci a vedere per i nostri cari arieti che cosa ci vogliono dire. Aspettate che abbasso le suonerie, se no mi si sente pipì. Bene, bene. Allora andiamo a vedere per l'ariete, questa luna in pesci, qual è il messaggio che vuole portare. Allora, Ariete, quello che vi chiede questa luna è semplicemente di seguire quello che volete creare, cioè la creazione che volete portare. Ciao Auri, è una creazione che vi volete portare e che è già ben definita davanti a voi. E dovete solo avere il coraggio di rimanere fermi in questo momento, di non agitarvi, di non correre da una parte all'altra, ma di tenere solo ciò che è veramente per voi e tutto il resto di lasciarlo andare. Lasciarlo andare vuol dire anche tagliarlo, vuol dire anche cambiare delle abitudini, cambiare dei modi di fare. E proprio quello che chiede all'Ariete in questo periodo di questa luna in pesci è proprio di lasciare andare tutti quegli attaccamenti che ancora ci sono e rendervi veramente liberi, di affidarvi alla nuova chiamata che vi sta arrivando e di portare armonia dentro di voi, perché la nuova strada che si vuole formare, dove chi vi vuole accogliere è già pronta davanti a voi.
ma dovete voi darvi il permesso di poterci camminare sopra, ovviamente, perché non arriva da sola. E che cosa vi chiede questa luna in pesce? Luna in pesce vi chiede di portare con voi quel cuore, di avere veramente tanto, tanto cura di quel cuore e di guardare questo cuore. Se state nel cuore, se rimanete lì in quello spazio sacro, allora davanti a voi si aprono diverse possibilità dove voi ritrovate veramente ciò che è giusto soltanto per voi, ciò che è la vostra voce, qual è la vostra verità, cosa volete veramente nella vostra vita. È veramente molto importante questo momento. Quindi, Arieti, tornate al vostro cuore, chiedetevi veramente che cosa il mio cuore mi sta chiedendo di portare, dove, come, in quale modo. E guardate davanti, aspettate un attimo, non mettetevi subito a correre come fate sempre. Fermatevi senza avere paura e lasciate che quella strada si mostri. Ok? Vediamo quali altri messaggi ci sono per i nostri cari Aries. Aries, Aries. Guardate, Arieti. Tra l'altro c'è anche una novità in amore, c'è qualcosa di veramente molto profondo che comincia a muoversi davanti a voi, quindi non abbiate paura, andate a esplorare, fate gli esploratori, esplorate che cosa c'è. L'Ariete veramente c'è una grande riuscita e ci sono veramente, anche se voi ogni tanto durante questa luna vi abbatterete un pochino, come se andaste giù un pochino di morale, eccetera. E ciao Paola. Quindi non abbattete, rimanete veramente centrati. Quando vi perdete, rimanete nel vostro centro, non perdete il vostro centro, ok? Perché proprio ci sono delle novità e anche delle cose che verranno scoperte per quanto ci riferiamo, scusatemi, a una casa, mi viene da dirvi, ok? E ci saranno delle cose che vengono come scoperte, potrebbero esserci qualche litigio, ci potrebbe essere qualcosa che dovete affrontare, guardare in faccia, ma ricordatevi che voi ne uscirete assolutamente vincitori, perché c'è proprio come se a una riunione tutti insieme le cose verranno, come posso dire, decantate in una maniera veramente molto molto positiva per voi. Ciao, ciao anche Maria, ciao a tutti. Vediamo quali sono gli aiuti per l'Ariete. Allora, per l'Ariete l'aiuto è, guardate un poco, l'elemento della terra, quindi rimanete collegati con la terra, con la grande piramide, quindi ben centrati sulla grande madre terra affinché voi possiate salire al cielo, per poter ricevere i vostri messaggi. Ciao Annina, welcome, welcome. E vediamo qual è l'altro messaggio per l'Ariete. Wow, si aprirà un portale per l'Ariete, guardate l'albero della vita. Quindi ci sarà una conoscenza, ci saranno dei messaggi che scenderanno proprio per voi, per farvi aprire una coscienza e per farvi riconnettere veramente con qualcosa che è pronto per voi. Quindi in questo momento rimanete bene con gli occhi aperti, rimanete bene con le orecchie aperte, rimanete con le antenne, ma soprattutto Arieti, rimanete con il vostro cuore assolutamente open, ok? Un bacio a tutti gli Arieti, vi voglio bene. Toro, i miei amati Toro. E i Tori dicono che io non li amo, ma io vi amo, Toro, siete dall'altra parte di me, quindi quella che lascio per andare verso il mio amato Scorpione. Come non amarvi, come non amarvi. Vediamo per il Toro questa luna in pesci che cosa vuole comunicare.
toro c'è una prova di coraggio per iniziare una nuova strada. Quindi per il toro bisogna lasciare andare qualcosa, lasciare aprire una strada e iniziare a darsi il permesso di camminare fuori da quello che è il vostro orticello, che vi fa tanta paura, lo so. Però ormai siete pronti, avete già avuto tutte le avvisaglie, tutti gli avvisi, quindi non c'è nessun problema. Però rimanete centrati, rimanete fermi, osservate, 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 ma non fermi come fa il toro, in attività, state svegli, ok? E veramente perché vi chiedo di stare fermi? Perché dovete guardarvi come se voi vi doveste guardare in un grande specchio e riconoscervi. E allora a quel punto lì vi potete dare il permesso di iniziare, di trasformare la vostra strada e di andare oltre, come di alzare la vostra energia. Ma che cosa dovete portare? Vi dovete riconoscere, dovete portare quel cuore, quindi quel cuore va aperto da quella gabbia che tanto è racchiuso. Quindi liberiamo questi cuori e lasciamoli andare, Toro. E credete veramente in voi, credete in voi e portate armonia e veramente trovate il coraggio di potervi manifestare per quelli che siete. C'è un'essenza molto importante dentro di voi che vuole uscire, quindi non trattenetela, ma lasciate proprio che questa essenza possa manifestarsi e possa uscire. Mm? Vediamo quali altri messaggi ci sono per i nostri amici Toro. Allora, guardate, ci sono dei messaggi, probabilmente avete intorno qualche amicizia o qualche persona che ogni tanto dice delle cose che sono molto pungenti, che a voi vi fanno girare assolutamente. La mia Ollin, amore mio, ciao, benvenuta, welcome, welcome. Ehm, però non dateci peso, imparate ad andare oltre, miei cari Toro. Non lasciatevi prendere e tirare giù perché qualcuno vi fa delle battutine un pochino pesanti. Lasciatevi andare. Ciao Ica, figlia mia. E per il toro veramente c'è anche uno spostamento, quindi vi farete uno spostamento molto importante e non lasciatevi abbattere che pensate che le cose non possono cambiare o che vi abbattete, no, apritevi perché proprio in questo spostamento voi troverete veramente una grandissima leggerezza e andrete verso qualcuno che per voi è molto importante e non pensate che quella persona che per voi è molto importante non vi voglia o non vi accetti. Credeteci. Devo caricare la dose con il toro? No, dai, poveri toro, su, via. Dopo dicono sempre che ce l'ho con loro. Andrete a incontrare una persona e sarà un incontro molto importante perché voi vi mostrerete proprio in tutta la vostra regalità, in tutto il vostro modo di essere dentro voi stessi, di essere voi, ok? Quindi non abbattetevi, perché questa persona non ce l'ha con voi, anzi, secondo me questa persona ha molta voglia di accogliervi. Sì, gli vogliamo tanto bene ai tori. A loro continuano a dire che ce l'abbiamo con loro, invece non è vero. Non è vero! Vediamo quali sono gli aiuti per il toro. La la, la la, la, guardate un pochino. Per il toro c'è l'Anubis che è l'apertura della strada, colui che apre le strade. Sapete che Anubis è quello che accompagna l'anima tramite vari cancelli. Ecco Michela, ti stavo aspettando Miki, parlavo proprio di te che dici sempre che ce l'ho con te.
e invece vedete che arriva Anubis che vi prende per mano e vi porta ad aprire le strade. E Anubis è il maestro del cuore, quindi Anubis avrà cura del vostro cuore, quello che pesa al cuore. Quindi, cari Toro, lasciate che Anubis possa aprire quel cuore ed è ora di aprirlo. Mm? Vediamo un po' le carte del Sole e della Luna per il Toro. Qual è l'aiuto che possono avere questo mese? Wow, meraviglioso. L'amore, guardate, l'angelo custode, vedete? Guardate, tutte e due le carte parlano d'amore. Quindi abbiate cura di voi, credete veramente chi siete e lasciate che quel cuore si possa aprire, lasciate che quell'amore vi possa avvolgere, lasciate che quell'amore possa accompagnarvi. Quindi datevi il permesso assolutamente di aprire quel cuore. Ok, Toro? Yalla, yalla. E adesso i miei gemellini, Gemini, Gemini. Ciao Ross, i miei gemellini, vediamo che cosa vogliono dire i nostri cari gemelli. I gemelli devono credere assolutamente in loro, molto profondamente, e i gemelli devono anche è come se voi gemelli, con tutte le vostre elucubrazioni mentali, aveste costruito qualcosa che non è solido, invece dovete ricominciare a mettere giù quelle basi credendo assolutamente in voi. Dovete proprio crederci tanto, tanto, tanto. Ciao Angie. E proprio perché dovete affidarvi totalmente, smettere di voler tenere delle, delle corde attaccate. Non è più tempo di lasciare andare, tempo di aprire le strade, è tempo di avere il coraggio di incominciare qualcosa che sia assolutamente consono con voi. Cosa vuol dire? Dovete stare in armonia, quello che vi dico sempre. Dovete portare armonia. Questa luna in pesci vuole portare armonia dentro di voi. Vuole che voi facciate una creazione che sia veramente per voi, ma dove il vostro cuore sia dentro. Allora a quel punto la strada inizierà veramente veloce, quel lavoro, quell'amore, quello che volete creare, quel progetto, qualsiasi cosa sia, incomincerà ad andare veramente velocissimo. Affinché voi rimanete con tutte queste cose, non volete lasciare andare, quindi datevi il permesso di buttare giù tutto e di ricostruire quello che è per voi. Ok? Ciao Monique! Eccoci qua. Vediamo per i gemelli cosa quali altri messaggi. Guardate gemelli, voi avete una riuscita e state pensando troppo. C'è bisogno di agire e di smettere di pensare. Action, action, action. Guardate, avete la riuscita proprio in tutto questo vostro pensare, in tutte queste vostre lucubrazioni, voi avete proprio una grandissima riuscita. Quindi andate oltre e non lasciatevi abbattere e quel vostro bambino interiore che ha tanta voglia di tenerezza. Non pensate che le persone che sono fuori tutti ce l'hanno con voi, cominciate a smettere di sentirvi le vittime di voi stessi, ma credete veramente in quello che state creando e fidatevi del vostro compagno o compagna che è nella vostra vita. Cominciate ad aprire. Ehm, e veramente avrete un grandissimo cambiamento e ci saranno dei messaggi che arriveranno e vi arriveranno anche delle soluzioni tramite una donna, mi viene da dirvi. Quindi ascoltate l'aiuto di questa persona. Vediamo quali sono gli aiuti per i gemelli.
Respira, Monica. Guardate, le influenze cosmiche. Quindi qui abbiamo, vedete, aspettate, facciamo fare. Vedete, abbiamo Chepera che è la rinascita che sale verso il sole. Guardate, abbiamo la Dea Matta che è l'ordine cosmico e il Tot che è il dio delle intelligenze e dei sogni. Quindi siete ben protetti. Ti voglio bene. Siete ben protetti, quindi non lamentatevi che siete da soli, smettete di fare i lamentoni e cominciamo invece ad andare a camminare, perché le forze dentro di voi le avete, gemelli. Quindi questa luna in pesci vi comincia a dare delle belle spintine. Mm? E guardate un pochino che arriva il sole. Quindi io sono, credete in voi, splendete, mettetevi sotto il sole, smettete di nascondervi, non è più tempo, siete assolutamente protetti da questa grande rinascita. Ma si può diventare anche un cavallo arabo, quelli bellissimi che ci sono qua, no? Che corrono veloci nel vento. Quindi non è che devi rimanere capro tutta la vita, no? Quindi credete in voi, avete assolutamente tutti gli appoggi per poter ricominciare a, a ricreare. Quindi rimettete quelle basi e riportatele giù. Grazie gemelli. Cancro, i miei cari cancretti. Cancro, cancro. Vediamo per il cancro, questa luna in vergine. Per il cancro vi chiede, per il cancro, scusate, la luna in vergine chiede di credere in se stessi, credere in quello che sapete fare, le cose che sapete fare meglio. Cominciate a credere in voi, cominciate ad aprirvi e anche per voi il coraggio di mostrare ciò che sapete fare, il coraggio di fare vedere quello che voi state condividendo e portando nel mondo. È veramente molto importante. Cioè, è il cancro. E il cancro, anche il cancro deve rimettere, proprio quello che ho detto prima, rimettere a posto che cosa? Se stesso. Mi mostro sotto il sole, non ho paura di mostrarmi e non ho paura di iniziare a fare qualcosa che sia completamente diverso da tutto quello che ho fatto fino ad oggi. C'è un cambio, c'è un cambiamento molto totale, ma il cambiamento non è tanto in quello che state facendo, il cambiamento è dentro di voi. Quindi se state facendo un lavoro personale su di voi, c'è proprio un grande cambio, una nuova strada, che è una strada assolutamente più consona con voi. E proprio ci sono tantissime cose che si mostreranno e le strade sono velocissime. Voi credete in voi, vi mostrate, le strade sono pronte per andare velocemente, per trovarvi al centro del mondo. Al centro del mondo cosa vuol dire? Che ho tutta a disposizione, la conoscenza che mi serve è qua intorno a me, non devo scappare, non devo andare a vedere da altre parti, ce l'ho intorno. Quindi a mia disposizione, a vostra disposizione c'è tutto questo. Quindi cancro, uscite da quel guscetto e aprite quel corazon. Ok? Vediamo un po' quali altri consigli ci sono per i nostri cancro. Guardate cancro, c'è proprio, voi avete anche l'allegria in mezzo alle persone, quindi le persone hanno voglia di stare con voi, hanno voglia di passare tempo con voi, ok? Quindi non abbiate timore, non abbattetevi, che voi andate sempre nell'abbattimento morale, cioè state su, state allegri, ricordatevi che l'energia si cambia, stando in allegria, stando nella gioia di vivere. L'amore, come vi dico sempre, è semplice, quindi state nell'amore, smettiamo di piangerci sempre addosso e di andare su e giù, ma rimaniamo, cerchiamo di essere stabili, ok? Guardate, c'è una pena d'amore che avete, cancro, e questa pena d'amore vi fa andare, vi fa chiudere un pochino le spallucce,
ok? Però farete uno spostamento dove scoprirete tantissime cose che sono assolutamente per voi. Quindi rimanete nella leggerezza, non lasciatevi veramente abbattere, anche se dovete affrontare con questa luna in pesci, cari Cancro, dovrete affrontare alcune prove proprio per rimanere con la vostra energia alta, per rimanere centrati, per non farvi portare di nuovo giù nel buco. Quindi andate avanti, andate oltre, ok? Mi raccomando. Continuate, continuate, continuate. Vediamo quali sono gli aiuti per i nostri cancro. Chi li aiuterà? La la, caro cancro, qui c'è una grande purificazione che viene dal meraviglioso guagetto, dal serpente. E guardate un pochino, questo è come se voi aveste un risveglio anche della Kundalini, anche della vostra energia sessuale, ma l'energia sessuale che sale e sale al cielo e va in contatto con Dio, perché che cosa fa il serpente? Ricordatevi. Lui non ha bisogno di nulla perché è assolutamente intelligente, può fare tutto. Non ha nessuna pecca, non c'è niente che lui non possa riuscire a fare. Ma lui parte da sotto e si innalza tramite la nostra Kundalini per innalzarsi al cielo e per raggiungere Dio, quindi il risveglio divino dentro di voi. Quindi mettetevi in contatto, ok? E vediamo con le carte azzurre della luna. Ah, eccola, già arrivata, guardate. Guardate un po', questo serpente arriva proprio per fare una grandissima guarigione. Il Tao, c'è una guarigione in atto, molto importante. Quindi, miei cari cancro, questo percorso della luna in pesci è una grandissima guarigione per voi, per innalzare la vostra energia, per purificarla e per veramente guarire, lasciare andare tante cose che ancora dal passato vi stanno tenendo prigionieri. Quindi è tempo di renderci liberi, ok? Grazie, grazie. Lion, 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 le mie leonesse, i miei leoncini. Vediamo un pochino per il leone, che cosa porta questa luna in Vergine. Cari leoni, e qui vi viene chiesto di rimanere fermi dentro al vostro cuore, vi viene chiesto di stare, sì Ross, ti stavo pensando infatti in questo momento, di stare in quel cuore, ma invece di stare chiusi dentro quel cuore, chiudere tutte le finestre, chiudere le tapparelle, fare buio, qua bisogna portare luce, ok? Bisogna che quel cuore abbia la possibilità di respirare. Quindi portate quel cuore a respirare con voi. Fate in modo che il suo respiro si equilibri con il vostro respiro, che sia tutto in armonia e non abbiate paura. Ok? Leone, voi siete il re della foresta, vamos, su. E di nuovo vi dice di rimanere centrati nel vostro cuore, cioè di aprire, di stare a guardare tutto quello che si sta mostrando, senza agire ma senza deprimere, state su. Perché? Perché la vostra verità, quello che sentite, ma non quello che la mente vi racconta, quello che il vostro cuore vi sta raccontando, è esattamente la verità. E voi potete portare veramente chi siete, avete a disposizione tante cose che sapete fare, quindi non abbattetevi, non rimanete, non rimanete nel sentirvi prigionieri, ma rendetevi liberi, liberate quel cuore e fidatevi di voi veramente, perché voi in questa mese di questa luna cambierete modo di guardare voi stessi. Voi dovete prendere gli occhi e guardare qua, non là, dovete guardare dentro, dentro dovete guardare.
e dentro di voi proprio c'è come una chiamata nuova per riportare un equilibrio. È un equilibrio che voi state aspettando da tanto tempo, che da tanto tempo state rifuggendo, che da tanto tempo state rifiutando. Però quella chiamata è veramente molto forte. Quindi in questo momento quella luce che avete davanti è veramente una luce molto importante, quindi non lasciatevela sfuggire, ok? Andiamo con gli altri messaggi per i nostri Lions. Guardate Leone, c'è un cambiamento, quindi smettete di pensare che le persone vi possono fregare, che c'è qualcuno che vi può bloccare. No, cominciate a stare nella positività, ok? Perché le cose possono veramente essere diverse. Quindi non c'è nessuno che è contro di voi, siete solo voi che lo state creando, perché voi proprio a casa vostra avete la riuscita. Quindi vi state abbattendo da soli, state facendo la guerra con voi stessi. Apritevi, per favore, e datevi la possibilità invece di poter sorridere, di poter ricevere quel messaggio che poi alla fine state aspettando da tanto tempo quel messaggio e avete proprio una riuscita per voi che arriva anche da uno spostamento che farete, da un incontro che farete. Può essere che non sia uno spostamento molto grande, ma ci sarà un incontro che farete che sarà molto molto importante. Lions. Ok? Vediamo gli aiuti. Guardate proprio la leggerezza, voi vi dovete collegare con l'elemento dell'aria, quindi leggeri, lasciatevi, apritevi, volate, lasciatevi volare, ok? E vediamo un po' le carte del sole e della luna, cosa voglio dirvi? Maestro, superate i vostri limiti, siate maestri di voi stessi. Lasciate che quella leggerezza possa fare in modo che tutto si riallinei nella vostra vita, che tutto si possa manifestare nella vostra vita. Lasciate che quell'ordine antico ritorni a essere ripristinato e smettete di veramente di nascondervi, smettete veramente di avere così tanta paura di tutto quello che può essere. La vita non è contro di noi, ma lavora con noi, ricordatevi. Vediamo leoncini. Vergine. Ciao Patrizia, grazie a te. Allora, Virgo, Virgo, Virgo. Vediamo questa luna in pesci, mie care vergini. Ricordatevi sempre di ascoltare sia il vostro ascendente che il vostro segno e anche la vostra luna. Ciao Erika, grazie a te. Vediamo cosa porta questa luna per le vergini. Mie care verginelle, qui c'è bisogno di fare proprio un taglio molto importante. È un taglio che vi deve fare rivalutare che cosa vi serve. Cosa vi serve in questo periodo di questa luna in pesci? Andate a vedere veramente che cos'è per voi. Perché c'è bisogno di fare un cambiamento radicale, c'è bisogno di riportare un ordine, c'è bisogno di riportare tutto in armonia. E c'è bisogno di credere chi siete, c'è bisogno di guardarvi veramente chi siete, c'è bisogno di cambiare quel modo che avete di vedervi. È come se vi criticaste tantissimo, come se vi massacraste come se non andaste mai bene, siete sempre dietro che cercate la perfezione. Invece voi avete davanti a voi una visione molto ampia, ma anche di che cosa serve alle persone che vivono con voi, le persone che sono intorno a voi, quelle che sono la vostra famiglia, non solo la famiglia dove siete nati, ok? Quindi datevi il permesso veramente di poter guardare le cose diversamente, perché voi siete all'entrata, avete tutto a disposizione, non vi manca proprio nulla.
state solo offuscandovi con una nebbia, ok? E c'è bisogno di incominciare veramente a camminare ed essere un po' più maghi di voi stessi. E che cosa dovete portare al vostro cuore? Portate, portate perdono a quello che è successo nella vostra vita. Va tutto bene quello che sta succedendo, è tutto assolutamente perfetto così. E il vostro cuore vuole solo essere portato con voi, vuole solo camminare con voi a braccetto e vuole semplicemente che voi riportiate armonia in tutte le aree della vostra vita, non c'è nulla che non vada bene, è tutto assolutamente perfetto, ok? Andiamo per altri messaggi per le nostre verginelle. Guardate, voi avete proprio la riuscita, cioè non c'è nulla che non vada bene, Vergine. Mi state solo raccontando e pungolando di cose che non sono assolutamente così. Avete la leggerezza dalla vostra parte, avete la riuscita anche con degli incontri anche di coppia e non vi abbattete perché voi è come se voi incontrate questa persona e cominciate a trovare tutte le virgolette che non vanno bene, ma non è così, perché le cose vanno veramente bene. Qui c'è veramente amore, amore per voi, amore intorno a voi e c'è anche veramente una grandissima allegria incontrando anche delle altre persone, quindi è veramente molto importante che voi stiate in allegria. E a casa vostra c'è amore, quindi godetevi quell'amore, invece che stare a farvi delle domande, ma sì, mora, no, godetevela, godetevi la vita, godetevi, come vi dico, godetevi il viaggio, perché se state sempre a pensare che ci sono delle cose, vi perdete il bello che è il viaggio che stiamo facendo, ok? Quindi smettete di sentirvi da soli, smettete di avere rimpianti, potevamo sempre fare meglio, ma abbiamo già fatto ed è passato. Quindi qui, ora, e avete una bellissima riuscita, quindi godetevi questa riuscita, perché poi passa pure quella e non ne accorgete nemmeno. Mm? Mimma, perché stai sprofondando? Riconosciamoci perché abbiamo tantissime cose dentro di noi e possiamo veramente farcela, abbiamo delle risorse meravigliose. Quindi per la Vergine, guardate, c'è la grande alchimia, la grande madre che scende, la dea Mut, Necbet, e, e quindi con questa alchimia riusciamo ad uscire dalle nostre situazioni. Non ti ascolto neanche, Moonchild. Ti banno da questo live se non la pianti. Guardate, che cosa dovete guardare? Quell'umiliazione. L'umiliazione che le vergini hanno vissuto è semplicemente perché in questo momento vi dovete accogliere. Nessuno, ricordate, vi può mettere sotto. Nessuno vi può umiliare se voi credete in voi. Quindi trovate quel diamante di quell'umiliazione che è veramente molto importante e trovate quel diamante e riportatelo nel vostro cuore e lasciate che quel cuore si apra, fidatevi di voi e lasciate che qualsiasi persona dica quello che deve dire, ma voi sapete esattamente qual è la verità. Quindi fuori dalle nebbie, per favore, vergini, e mostrateci chi siete, perché siete meravigliosi pure voi. Mm? Bene. Bilancia Libra per la gioia del mio caro Moonchild e adesso facciamo la bilancia, le mie bilancine. Bilancia, bilancia, vediamo questa luna in Vergine. Bilance, voi avete veramente davanti un percorso e sapete esattamente dove volete arrivare, c'è bisogno solo di portare un po' quelle basi più
profondamente. C'è bisogno di portare quell'ordine che parta proprio dalle radici, quindi riportiamo quelle radici in armonia, ok? No, Mu non è bilancia, ma tu lo sai che non la pianta mai, non la pianterà mai. Dobbiamo bannarlo dalle dirette. Propongo, banniamo un chai dalle dirette. Via care bilance. Qui ci sono delle strade che si aprono, ma ciò che vi viene chiesto è proprio di fare un cambio, di fare un cambiamento di modalità, un cambio di attitudini, ok? Perché non è più tempo, è tempo di affidarsi completamente e fidarsi di chi siete, fidarsi di quella manifestazione che volete portare nel mondo, di quel cambiamento che volete portare nel mondo. Ma il cambiamento non è per gli altri, è per voi stessi. Potete mostrarvi a questo punto, avete fatto tutto questo lavoro fino ad oggi, ma voi potete darvi la possibilità di fare un cambio, come se giraste completamente la ruota. E a quel punto vi rendete conto che quel cambio porta con sé anche il vostro cuore, quindi è assolutamente perfetto per voi. E c'è proprio una chiamata con una strada che va veramente molto velocemente. Quindi se vi date questa possibilità, se vi fidate di voi, se lasciate manifestare veramente quell'idea che avete, le cose si possono manifestare molto velocemente. Andiamo gli altri messaggi per la bilancia, per la gioia del mio moon. Mo, qualcuno lo chiama Mo, lo prendiamo in giro, eh. Alla prossima, il prossimo Onda dello Sol che tutti prendono in giro Monchild, mi raccomando. Sì, esatto, hai ragione Olli, fica naso scorpione. Ma lui è scorpione, è manipolatore compulsivo, non ce la può fare. Allora, vediamo i messaggi per le bilance. Bilancio, voi avete una riuscita anche con una persona che pensate che vi stia bloccando, ma quella persona che pensate che vi stia bloccando siete solo voi stessi. C'è qualche ostacolo da superare, ma avete veramente una riuscita. Cioè, passerete come davanti a un portale a qualcosa che è una ripetizione di un passato e la dovete rivedere, la dovete rivivere proprio per liberarvi e per, come dico, chiudere quei cerchi e portare armonia all'interno di questa situazione che è passata e ormai è andata. E proprio se voi fate questo lavoro, proprio vi si mostrerà una situazione che avete già vissuto altre volte, vi riconoscerete che è nel passato. Cercate di chiudere quel cerchio con l'amore, cercate di portare armonia e andate oltre per la vostra strada. Vediamo quali sono i miei aiuti. Poco vendicativo il mio Scorpio Scorpio. A chi lo racconti? Mo, a chi la racconti? Allora, per le nostre bilance guardate tutti a vostra disposizione per fare questo lavoro di riportare quell'armonia. Guardate un po'. Che meraviglia, vedete c'è la dea Isis, la dea Neftis, c'è la grande madre in alto, quindi sono tutti lì per voi per farvi ritrovare la vostra strada. Quindi un grande ola ola per la bilancia perché ce la farà a riaprire queste e a chiudere. E guardate che cosa avete a vostra disposizione bilance. Avete i talenti,
cioè tutto quello che voi sapete fare, avete tutti gli dei a vostra disposizione che vi aiutano per passare oltre e a vostra disposizione proprio il talento, quindi recuperate ciò che sapete fare, recuperate ciò che vi dà gioia a fare. Questo è il segreto dei talenti. Il segreto dei talenti è faccio ciò che proprio mi piace fare. Allora a quel punto le strade si aprono, capite? Quindi mi raccomando. Grazie bilance, vi voglio bene. Ora Scorpio, il nostro Mo, vediamo un po' che cosa gli dicono il nostro Mo. Mm. Scorpioni, vediamo un po' questa luna in pesci. Scusate, rido proprio per quello che stavamo dicendo io e la Holly dal nostro amato Moonchild, perché questa luna in bilancia vi chiede di lasciare andare tutti gli attaccamenti, di mollare quegli attaccamenti e di affidarvi, di non sapere nulla, di aprire le braccia e di buttarvi giù, come dico io, dal 33esimo piano senza chiedere se c'è qualcuno che ci salva. Ok, Scorpioni? Basta. Ok? E c'è bisogno di fare questo cambiamento. È come se noi dovessimo fare un taglio molto importante in questo momento, tagliare tutte quelle corde, aprire le braccia e lasciarci andare e lasciarci volare. Quindi affidarsi. Ok? Guardate, per voi scorpioni, e per me, sono scorpione anch'io, dopo non mi ricordo mai che cosa dico, c'è proprio una grande ricerca per ammorbidire lo scorpione e fare in modo che non diventi così rigido come a volte diventa, perché voi avete, scorpioni, un grande talento di poter portare anche a conoscenza tante altre persone, però dovete rimanere nella morbidezza, nella semplicità, nelle cose easy, ok? C'è una grande chiamata che vi chiede proprio di avere il coraggio di andare oltre, di superare tutti quei tabù che vi siete messi e che non vi servono più. C'è una strada con una nuova veramente ehm, eh, c'è una strada molto veloce, un nuovo modo di essere e c'è proprio un cambiamento radicale. C'è un cambiamento radicale come se voi doveste andare a togliere quella radice che è da tanto che avete lì e che non riuscite a togliere. Ma invece con questa luna in pesci vi danno la possibilità di poter arrivare e di sradicare quella radice vecchia che, non, che vi ostacola, vi ostacola e con questa, togliendo questa radice, voi avete la possibilità di fare una nuova creazione veramente, che è esattamente ciò che desiderate tanto manifestare nel mondo per voi e per tante altre persone. Ed è ben chiara, ma qui bisogna avere un coraggio di prendere questo coltello, ok? E di, con questa accetta, di buttare giù tutto ciò che vi impedisce di arrivare a quel sogno, a quella creazione, ok? Chiaro? Chiaro, mo? Esatto, come Didi sta dicendo la Holly, tagliamo, che è ora, basta. Vediamo quali altri messaggi ci sono per lo Scorpione. Guardate, lo Scorpione ha una grandissima riuscita anche con uno spostamento che farà. Ok? Quindi c'è proprio qualcosa che si muove e che vi dà la possibilità di portare veramente nuova vita. Allora, smettete di piangervi addosso, smettete di sentirvi abbattuti, di essere tristi, smettete di darvi che non avete fatto bene, eccetera, ma apritevi perché proprio c'è la possibilità di avere delle riunioni insieme a delle persone molto, molto positive. Ok?
quindi, e avete proprio la riuscita come se vi doveste mettere in contatto con quella innocenza del vostro bambino e quell'innocenza del vostro bambino porta veramente una grandissima fedeltà e c'è proprio un cambiamento. E stare leggeri, Scorpioni, so che per voi non è facile, ma state leggeri e smettete di avere dei rimpianti e invece di avere quei rimpianti, provate a sentire che cosa vogliono dirvi quei rimpianti. Quei rimpianti che cosa vi vogliono dire, che cosa vi vogliono ricordare. C'è qualcosa, un messaggio da tutti quei rimpianti che state rimuginando. Provate a leggerlo per una volta tanto e ringraziate di quel messaggio che vi sta arrivando. Ok? Vediamo gli aiuti per i nostri Scorpio. Ah, guardate. Guarda un po' che meraviglia, per lo Scorpione c'è proprio l'armonia tra il maschile e il femminile, l'armonia tra la terra e il cielo, Nut e Geb. Nut è la dea del cielo, la grande madre che mangia il sole alla mattina, lo partorisce la sera e di notte il suo corpo è pieno di stelle. Il suo marito, la terra, la sostiene, quindi un'unione tra il maschile e il femminile, la creazione proprio di proposte sacre, qualcosa che diventa divino perché uniamo le nostre due parti e le riportiamo in armonia. È meraviglioso, Scorpione. Yalla yalla, è ora di farlo. Mi piace questo consiglio, questo helper che è arrivato per lo Scorpione. E guardate un po', qui c'è l'innocente, quindi che cosa vi dice? Portate armonia nelle vostre parti e prendetevi cura del vostro cuore. Il vostro cuore è la parte più importante, quella sede dove tutto è. Quindi Scorpioni, basta farci la guerra. È giunto il momento di fare pace, ma pace con chi? Con noi stessi. Quindi, peace and love per lo Scorpione. Vi voglio bene. E ora i miei cari Sagittario e amate Sagittario. Vediamo questa luna in pesci cosa vuole dire al Sagittario. Sagittario è tutto pronto. La nuova creazione è davanti a voi e anzi dovete stare anche molto comodi, dovete imparare a rilassarvi e a lasciarvi portare, lasciare correre, perché sarà molto facile questo nuovo inizio, sarà molto. Certo Valeria, mandiamo energia al tuo papà in ospedale, assolutamente. Allora tutti chiediamo di mandare energia al papà di Valeria, che è Sagittario tra l'altro. Quindi lasciatevi portare, Sagittari, lasciatevi fluire. Guarda, per i Sagittari si aprono proprio delle strade, tantissime, e proprio dove potete portare proprio tutta la vostra conoscenza, tutto quello che siete, ma proprio portarlo in armonia, con un grande onore, come onorando veramente chi siete. Beh, bisogna provarci, no? Stare rilassati, perché la cosa che vi sta facendo vedere il Sagittario invece è che siete molto comodi, seduti e che le cose vi arrivano senza bisogno di agitarvi, quindi magari Giove ve la porta, no? Quindi portate veramente onorando tutto quello che conoscete e veramente non abbiate paura di mostrarvi e di scegliere, perché ci saranno delle scelte, ci saranno diverse strade e dovrete sceglierne. Non abbiate paura perché la strada che sceglierete sarà quella giusta. È proprio questo ricominciare, questa strada che vi si mostra in così tanta rilassatezza,
è una strada proprio dove vi porta proprio a essere voi stessi, a riconoscere voi. Ok? Vediamo un pochino quali sono gli altri messaggi. Allora, per il Sagittario. Sagittario, voi avete una riuscita, non vi preoccupate se ci sono degli impedimenti, perché le cose andranno avanti veramente molto bene, ok? Ci sono delle persone che vi guardano e vi controllano, ma voi non vi preoccupate, perché avete proprio la riuscita e non abbattetevi, perché c'è proprio come se doveste trovare un gruppo di persone con le quali sarete molto bene e vi contatterete proprio con la vostra parte più tenera e più delicata e anche più ingenua, quindi non abbiate paura di essere fragili, ma mostratevi mostratevi quelli che siete. Fai niente Valeria, è un onore. Certo, sfondate la porta, però Sagittari è tutto lì. Non abbiate paura di quella fragilità, tiratela fuori quella fragilità che nascondete, che siete dentro, siete meravigliosi, ok? E c'è proprio un cambiamento che vi porta verso l'amore. Secondo me ci sarà anche qualcuno che arriverà nella vostra vita dopo tanti impedimenti e che vi farà una surprise, vi farà stare bene, quindi apritevi e non nascondetevi, ok? Vediamo quali sono gli aiuti per, guardate, la grande madre Hathor, cosa volete di più Sagittari? La grande madre Hathor che prepara il suo calice, prepara il suo elisir proprio per voi di magia. Esatto. E tu Olli sei anche brava a fare questi elisir, quindi preparali un po', vai. E dove dentro che cosa mette? Qual è l'ingrediente della dea Thor? È l'amore, perché lei è la dea dell'amore, della musica e della bellezza. Quindi la medicina della femminilità delle donne. Questo è molto importante, questa carta per voi, che è proprio riferita al femminile. Certo che vale anche per l'ascendente, te l'ho detto prima, Ketty. E con le carte del Sole e della Luna, guardate un po', aprite la visione tramite l'amore, bevendo questo calice che sta preparando la Dea Thor, è proprio per aprire la vision. Quindi guardate le cose da un altro punto di vista, non mettete sempre tutto a fuoco. Mm? Sì, Anna, porta il dolce, peccato che non sono lì, non lo posso mangiare. Grazie Sagittari, vi amo. Capricorno, i miei Capricorni, Capricorno. Vediamo per se non in pesci cosa porta per il Capricorno. Capricorno è tempo di change, è tempo di cambiare, è tempo di vedere le cose in modo diverso, è tempo di rilassarsi anche un pochino, è tempo di costruire, di guardare oltre, non guardate soltanto i vostri piedi, ma guardate oltre l'orizzonte. E c'è una strada che si apre per voi, miei cari Capricorno, ed è una strada che dovete credere in voi, dovete fidarvi della vostra verità, dovete assolutamente fidarvi di voi. Allora inizierà a marciare la strada e allora quella visione, quella creazione che volete portare sarà molto, molto easy e sarà proprio davanti a voi. Ok? E
non vi mancherà nulla, l'unica cosa che dovete riportare è veramente qualcosa, un ordine alla base. È molto importante che voi portiate un ordine alla base perché quello che si mostrerà ha bisogno questa volta di essere sicuro, non campate in aria, quindi avete bisogno veramente di costruirlo in modo giusto. Ok, Capricorno? E andiamo a vedere gli altri messaggi. Guardate, avete proprio una riuscita a casa vostra, Capricorno, come se doveste fare delle riunioni, dovete incontrare delle persone nel vostro posto di lavoro o a casa proprio vostra, e saranno riunioni dove ritroverete un'armonia che è andata perduta, ok? Ehm, e proprio vi mostrerete per le persone, comunque vi riconosceranno per le persone che siete. Quindi non preoccupatevi se sentite gelosia o meno, lasciate perdere tutto questo, uscite da quel meccanismo che non fa più per voi, ma rimanete assolutamente nell'amore e nei messaggi che porta tutto quello che si sta muovendo intorno a voi. Ok? Quindi non abbattetevi e avete proprio una riuscita, ma questa riuscita è bloccata da voi perché è come se voi sentiste sempre dei rimpianti. Invece cercate di stare nella positività e lasciate andare tutti i rimpianti. Non è più tempo, state qui e ora, Capricorno, in questo momento. Non andate a navigare in acque che non sono più le vostre, è già passato tutto questo. Ok? Diamo gli aiuti per il Capricorno. La mia amata Sekhmet. Allora, qua l'aiuto vi dice che è la grande guaritrice che arriva da voi, ma la grande guaritrice vuole che voi camminiate in una grandissima verità. Quindi dovete essere fieri di essere chi siete, dovete essere fieri di portare la vostra parola nel mondo, dovete essere fieri di continuare a camminare in quella strada, quindi non è più tempo di giocare, è tempo veramente di camminare e di essere fedeli a chi siete. Ok? Diamo l'altro aiuto. Ingiustizia. Quindi basta stare lì a piangere. Scusatemi se mi storto, scusatemi. Basta stare a piangere sulle ingiustizie, ok? Siete voi che dovete riportare in ordine tutto questo nella vostra vita. Non c'è nessuno che è ingiusto con voi. Quindi col cuore dovete riaprirlo e dovete essere fieri di chi siete, dovete sentire quello che è giusto per voi. Quindi riportate armonia, solo voi potete riportare quell'armonia e mantenerla, di Capricorno, mantenere quell'armonia assolutamente potentemente in bilanciamento. Quindi solo voi potete farlo, ok? Grazie Capricorni. Baci. Acquario, mi acquario. Mio acquario. Il signore acquario. Allora, acquario, è giunto il momento di calare la maschera e di farci vedere per quelli che siete, farvi vedere per quelli che siete e rimanere veramente centrati. Quindi giù la maschera, mostratevi e state lì a farvi vedere, lasciate che vi guardino, ok? Allora, c'è proprio qualcosa che dovete iniziare, proprio vedete di questa maschera, c'è qualcosa che inizia per voi e ci sono proprio delle strade che si aprono e dovete riconoscere chi siete. E anzi, in quelle strade voi riconoscerete
quali sono i trucchetti che ci sono in alcune di quelle cose che si mostrano e quali sono invece le strade che sono assolutamente giuste per voi. In quelle strade, Acquario, voi dovete assolutamente camminare aprendo il vostro cuore, perdonandovi, accettandovi così come siete. Accettatevi per come siete fatti, ok? E veramente seguite quella strada, non giudicatevi, datevi il permesso di andare in quella strada e iniziare a camminare molto potentemente e molto forte, molto molto importante, ok? Accettazione, accettatevi per come siete, ok? Vediamo quali altri messaggi ci sono per Acquario. Guardate, c'è un messaggio proprio di amore, ma l'amore è verso voi stessi, l'amore non è verso altri, è verso di voi. Quindi accettazione e guardate quell'amore, datevi amore, prendetevi cura di voi, amatevi, 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 ok? E proprio c'è, guardate, prossimamente sarà un attimo in cui andrete giù e vi abbatterete, ok? Però guardate, voi rimarrete veramente in una grandissima riuscita e non andate giù ogni tanto di abbattervi perché volete che le cose vadano diversamente. Dovete avere la pazienza che le cose si creino, ok? E c'è veramente qualcosa di molto bello, messaggi che arriveranno proprio per voi e c'è una grande riuscita che arriverà. Quindi quando arriverà quella riuscita, sentitevi liberi di essere felici, non sentitevi prigionieri. Niente e nessuno vi potrà fare prigionieri, ok? Vediamo quali sono i Acquario. L'Acquario è la leggerezza, l'archetipo dell'aria, quindi stare leggeri, respirate e lasciatevi volare. Acquari. Vediamo con le carte del Sole e della Luna che dicono. Cercatore, quindi. Lasciatevi volare, create la vostra creazione, riconnettetevi a voi stessi e lasciate che quelle idee che voi avete tanto dentro possano manifestarsi nel mondo. Lasciatele andare come se voi aveste una gabbia e lasciate uscire tutte le vostre colombe. Lasciateli manifestare, siate orgogliosi, siate leggeri e credete in voi, veramente moltissimo. Ok? Grazie Acquari. E ora i nostri pesciolini, 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 i miei poisson. Vediamo per i pesci, questa luna, pesci che dice. Pesci, meraviglia. Allora, pesci, si apre una strada, si apre proprio qualcosa di nuovo e questo qualcosa di nuovo è assolutamente per voi. È proprio dove voi potete portare fuori onorandovi chi siete. È giunto il momento proprio di riconoscervi. Questa luna vi aiuterà a riconoscere, questa luna vi chiede di fare un taglio di eh, grazie Mimma. Vi chiede di fare un taglio, vi chiede di fare un cambiamento, è giunto il momento di destrutturare, di buttare giù tutte quelle strutture che vi siete messi e di guardare veramente avanti per quello che è questa strada che si sta manifestando davanti a voi. E questa strada vi porta proprio a portare chi siete. Non c'è bisogno di nulla, dovete uscire nude nel mondo, dovete uscire con quello che siete, con la vostra anima. Lasciatevi guidare dalla vostra anima, lasciatevi guidare dal vostro cuore, perché è il momento in cui le strade vi si aprono. Quindi se continuate a stare chiuse nella prigione, non si apre nulla, ok? Chiaro? Ah, ciao Eugenia.
Marina, un bacio. E guardate, c'è proprio una grande riuscita che arriva per voi e dovete solo riuscire a rimanere centrati nella terra, quindi ben connessi alla terra per salire e poter manifestare chi siete. L'albero ha grandi radici sotto per potersi aprire e aprire tutti i suoi rami e potersi espandere, farsi vedere nella sua maestosità. Quindi provate a farlo perché è proprio adesso il momento in cui voi dovete uscire da tutta quella nebbia e mostrare veramente chi siete, ok? Vediamo che gli altri messaggi ci sono per i pesci. E i pesci, guardate, non pensate che ci siano persone che vogliono mettere i bastoni fra le ruote. Fate la vostra strada, andate diritto per la vostra strada e non vi preoccupate, ok? Non abbattetevi perché pensate sempre che c'è qualcuno che vi ostacola, ma quel qualcuno siete solo voi perché state laggiù in quella cantina nascosti. Quindi è ora di uscire, ok? Anche perché avete una riuscita anche a livello monetario, ok? Quindi vedete di uscire un poco, ok? Se poi c'è proprio una destrutturazione per togliervi proprio quella maschera che con la maschera non vi mette in contatto con gli altri non vi riconoscono per quelli che siete, se continuate a tenere quella maschera. Quindi toglietevi quella maschera e veramente avrete la riuscita nelle vostre mani, ok? E smettete di piangere, di pensare che tutti ce l'hanno con voi, basta, è il momento di guardare che quegli ostacoli che voi pensate che siano assolutamente insormontabili sono semplicemente delle piccolissime bazzeccole, ok? Vediamo quali sono gli aiuti. Guardate che meraviglia. Le energie lunari, Consu, che è il dio della luna. Qui proprio vi aiuta l'energia della luna, vi aiutano le emozioni a fare questo passaggio, a poter destrutturare tutto quello che siete messi e a rimanere proprio soltanto nel vostro. Quindi è un tempo divino questo per voi. Quindi Sicchetti, vero? Ne parlavamo ieri. E lasciate veramente che quelle emozioni vi possano aiutare a portare proprio alla luce veramente chi siete e tutto quello che avete dentro. Ok, pesci? Vediamo un po'. Vedete, il karma. Perché? Perché c'è ancora qualcosa che vuole essere visto, qualcosa che vuole essere visto per essere riportato in armonia. Quindi liberatevi e guardate, semplicemente osservate e vedete cosa si mostra. Per i pesci, come sempre, il Luciai tutte le volte mi sgrida perché lo faccio con lo scorpione, ma lo faccio solo per il segno che ha la luna. Questo metto solo per i pesci. Vediamo qual è il portale che può aiutare i pesci. Per i pesci un aiuto in più. Guardate, non a caso è il portale degli antenati e dice proprio di lasciare andare tutto ciò che di karmico avevamo nella nostra vita e di portare guarigione al nostro lignaggio, ok? E ai confini. Quindi riportiamo quell'armonia dentro di noi. Riportate pesci veramente quell'armonia dentro di voi e riportate tutto ciò che ancora non state vedendo che non è ancora in balance, riportatelo in balance. È giusto il momento di guardare quelle situazioni che ancora ci legano e chiudere quei cerchi affinché noi possiamo essere liberi di volare dove dobbiamo volare. Grazie mille a tutti, grazie, grazie, grazie per avermi ascoltato, spero che vi siano stati utili e
grande amore, sapete che questo è un dono che mi piace farvi dal mio cuore. Quindi buona luna in pesci e vi voglio bene a tutti. Un bacio ai pesci e buon compleanno pesci. Ciao, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti e tanti baci. Alla prossima. Ciao a tutti, ciao Bon, ciao Allen, ciao a tutti. Ciao.